Cari amici di Grand Prix TV, bentornati sul nostro... questo studio nuovo? Bello. C'è una videocamera. Aspetta, salutiamo. Cari amici di Grand Prix TV, benvenuti in un nuovo video. E siamo ritornati con un nuovo video, però mio caro Giovanni, come diciamo sempre, dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo siamo tornati, ormai è diventato il mood dei nostri video. La cheat di... È la cheat di tutti i video, questo perché? Perché abbiamo tanti impegni, però stiamo anche lavorando per aumentare un po' più l'asticella, portare sempre più video e sempre più news sul mondo del sim racing, questo è poco ma sicuro. Anche perché abbiamo rimodernizzato lo studio, esatto. Ci stanno arrivando i materiali adatti per registrare al meglio, quindi il fatto che un video all'altro siano un pochettino più distaccati tra di loro, diciamo tra virgolette, ci sta. Però detto questo, noi rimaniamo sempre a parlare di quello per cui siamo qui, ovvero continuiamo sempre a recensire, continuiamo sempre a parlare di quello che 3D Rap ci manda, perché come al solito rimaniamo sempre con i ragazzi dell'azienda italiana, ma questa volta abbandoniamo Logitech perché abbiamo finito con il compartimento Logitech. Purtroppo abbiamo finito. No, purtroppo. Le donazioni di sangue ho fatto per continuare a stare lì, ma ci spostiamo su Trustmaster, quindi giochiamo in casa perché adesso entriamo in casa mia e rimaniamo sempre sul cambio con il TH8A che io avevo già in prova durante la registrazione del vecchio video. Come chi se l'è perso può andarlo a recuperare tranquillamente tra i video caricati. Deve recuperarlo assolutamente. Cambio che, allora, dal punto di vista costruttivo è fenomenale, cioè materiali premium, è duro, è resistente, subito al primo hands-on dici caspita, questo è un cambio. È solido, è pesante, cioè ragazzi è un bel cambio, ma... Quindi GG Trustmaster. Esatto, ma ci sono dei ma. Sì. Funziona bene, cambi bene, l'ho provato tantissime volte, ad H o sequenziale, quello che è, ma il suo più grande ma è la fiducia. La fiducia perché? Pecca di fiducia. Perché? Perché avendo delle asole molto larghe, molto grandi, e in più avendo anche una folle molto morbida, comporta a fare degli errori di cambiata, quindi magari anziché ingranare una terza, ingrani una quinta o addirittura una settima. Cosa che... non è, diciamo, il massimo esatto, una gara, esattamente, cioè giri del motore cominciano a fare su, giù, e cioè, vai a perdere tantissimo tempo. Di per sé comunque il cambio ha dei fix già integrati all'interno del corpo di alluminio che permettono di regolare da qua dentro e da qua dentro un pochettino quella che è la durezza e l'escursione dell'asta. Sì, quello è vero. Però diciamo che argina il problema fino a un certo punto. Sì. Proprio qui 3D Rap dice io metto le mani come so fare e inizio a stampare. Stampa in 3D delle mod che innanzitutto sono divise tra la V2 e la V3, ma adesso le spulciamo per bene. Esattamente. Però il loro scopo è quello di indurire il cambio durante la cambiata e durante la V2. Assolutamente sì. Partendo dalla V2, che è la prima mod che 3D Rap ha creato per il Trustmaster, tutte le mod sono tutte pronte per il Trustmaster TH8A e per il TH8A RS. La differenza è che è nulla, praticamente è nulla. Cambierà forse qualcosina estetica, secondo me potrebbe essere. La prima è una cambiata singola, nel senso con una durezza già prestabilita, e aveva un piccolo problema. Oltre a ottimizzare comunque sempre il cambio, indurirlo e avere sempre una cambiata più decisa e precisa, aveva un piccolo problema, che nel momento in cui si andava ad avere il cambio col cambio non sequenziale, ma il cambio appunto a marce classiche, con le marce dispari si aveva una cambiata molto più dura. Invece col cambio con le marce pari, quindi andando a ingranare la marcia pari, si aveva un cambio molto morbido, quindi non era molto rigida come la cambiata inversa. Se invece andassimo a montare il cambio sequenziale, accadrebbe che nel momento in cui andiamo a ingranare la marcia, quindi andiamo a inserire la marcia superiore, il cambio risulta molto morbido rispetto a quando si va a scalare un po' più duro. Questa cosa è stata migliorata nella V3, assolutamente, ma nella V3 sono state implementate altre mod. Sì, allora diciamo che la V3 è sostanzialmente a livello di forma è uguale.
non cambia, c'è questo triangoletto che va montato all'interno del corpo e poi questo va, questa sorta di anellino, facciamo tipo le make up artist, questa sorta di anellino va una camea falsissima questa, però va un pochettino ad ospitare l'asticella del cambio. Magari ce ne va a fare un orecchino. No, una cinematica invece di fare come le make-up artist. Guardate. Ovviamente con un po' di grasso per evitare un po' meno manutenzione. Ovviamente sì. Comunque un cambio, quindi avanti e indietro. Certo. Ma cosa cambia? Allora, innanzitutto vengono implementati degli elastomeri. Sì. 2 gialli e 2 neri. Perché qui abbiamo soltanto quello giallo. Standard. Esatto. 2 gialli e 2 neri. Soft e hard e super hard, chiamiamolo così, che vanno a implementare la forza che la mano deve imprimere per la cambiata da 1,2 kg fino a 2 kg. 2 kg forza lo chiamano. Esattamente. Questo perché? Perché giustamente in base alla macchina che sto andando a guidare, se è una stradale, se è una sequenziale, se è una a innesti diretti, insomma un cambio più o meno morbido, io posso andare a regolare con il semplice cambio di un elastomero la durezza del cambio stesso. Una cosa molto importante che non abbiamo mai detto e che ci tengo a precisare: le mod di 3D Rap non invalidano la garanzia. Sì. Quindi non abbiate paura di montarle, perché la mod, soprattutto questa qua del cambio del TH8A, non va a invalidare assolutamente la garanzia. È una mod molto semplice, si smontano 4 viti e lì state tranquilli che non perderete la garanzia. Sono dei plug and play, si montano in 5 minuti. Esatto. Per risolvere poi l'altro problema di cui parlavamo prima, quindi la maschera con le asole lunghe e i dentini lunghi, si implementa questo, che non è altro che una maschera sempre fatta di materiale contundente. Questa volta 3D Rap non ci ha mandato tutte quelle possibili, ma una singola per non farci litigare. Esatto, anche perché sul sito sono veramente tante. Esatto. C'è quella ad H completa, c'è quella ad H con meno marce, ci sono quelle tipo prima, seconda, terza e quarta e retro. Sul sito ne trovate tantissime. Questa è molto semplice perché le asole sono più strette e i dentini sono più corti, quindi è più facile andare a cambiare la marcia. Poi dopo la proveremo durante il montaggio. E visto che ci siamo, prima di passare al montaggio, mio caro Giovanni, ricordatevi, codice sconto del 10% su tutto il catalogo di 3D Rap, lo potete utilizzare tranquillamente, l'abbiamo noi a disposizione, lo forniamo a voi, ma lo trovate anche nella chat delle nostre dirette sul sito Viola. E detto questo, mio caro Giovanni, io direi banda alle ciance, finiamo di parlare e ingrassiamo le mani. Ingrassiamo le mani e andiamo subito al montaggio. A dopo. Iniziamo il montaggio della mod V2 con lo stretto necessario, ovvero il mozzetto che andrà ad ospitare la leva del cambio insieme all'anello che la comanderà, con il sistema di viti che comporremo tra poco, i cuscinetti a sfera e la chiavetta a brugola. Iniziamo il montaggio prendendo la vite lunga e inserendo subito una rondellina che andrà poi infilata all'interno della parte anteriore del mozzo grande. Ospiterà poi successivamente l'anello fatto in elastomero verde con l'altra rondellina chiusa con il dado per bloccare il primo sistema di viti. Prepariamo il secondo sistema di viti, la vite più corta che andrà ad ospitare la rondellina per creare una base più scorrevole come la vite precedente, inserita all'interno del foro davanti all'anello che ospiterà l'asta, chiusa con la vitina per fermare il tutto. Ai lati del mozzo grande andiamo ad inserire il cuscinetto a sfera che servirà per conferire più durezza al cambio nel momento in cui andremo a cambiare. Le viti le andremo a inserire dopo perché prima bisogna inserire l'asta del cambio all'interno del cambio stesso, tra il mozzo e la mod. Poi potremo mettere le vitine per completare il montaggio della mod V2. E questa è la mod V2. Passiamo al montaggio della V3. Come vedete i pezzi che la compongono sono sempre quelli, ma cambiano gli elastomeri perché sono adesso divisi tra il verde e il nero, quello verde, quello più morbido, quello nero e quello più duro. Le viti sono un po' meno
è composta sempre dal mozzo quello grande, che avrà la S se vogliamo andare a montare il cambio in una conformazione più soft, e dall'altro lato sarà composto dalla H come portato in sovraimpressione se vorremmo avere una cambiata un po' più dura. La combinazione di SH con gli elastomeri gialli e neri darà poi la durezza che desideriamo. Per montarlo sempre lo stesso chiavino, iniziamo subito con l'anellino, che verrà dotato del solito piccolo anello inserito nella vite corta che andrà a comporre il sistema di durezza del cambio. Montiamo la versione più dura, quindi prepariamo subito le due viti lunghe andando ad inserire i gommini neri fino a battuta. Una volta pronti andiamo ad inserire i cuscinetti a sfera all'interno dei loro alloggiamenti, che sono già un pochettino più chiusi, un attimino più sicuri rispetto a prima, perché come dicevamo nella recensione c'è bisogno di più simmetria in questa V3. Si inseriscono le viti dotate dei gommini neri e si fanno arrivare fino in fondo, per far arrivare la vite a battuta e trovare poi spazio per poterla avvitare dall'altro lato con il restante gommino. Eccola pronta, la nostra V3. Iniziamo lo smontaggio del cambio per prepararlo ad alloggiare la nostra mod. Vi facciamo vedere subito le operazioni da fare con il montaggio ovviamente della V3, che abbiamo preparato nella sua conformazione con molla dura, ma andremo a montarla nel lato morbido. Iniziamo togliendo subito le viti del mozzo che servono per attaccare il cambio alla scrivania. Giriamo il cambio sottosopra e troveremo tutte le viti intorno al perimetro dello stesso che compongono la scocca in metallo per accedere alla parte meccanica. Bella, bella di qualità, come Trasmaster sa fare, ma aumentiamola questa qualità perché andiamo a metterci la mod 3D Wrap, ma prima dobbiamo rimuovere la ghiera, ovvero la maschera che compone il disegno ad H, composta prima dal pomello, poi dalla maschera stessa e successivamente dal basamento in plastica che dovremo svitare. Come vedrete il basamento è molto morbido e tenderà a girare. Girando troverete un cavetto da rimuovere molto delicatamente che ci permetterà poi di sfilare la maschera in plastica e da lì anche la cuffia del cambio. Siamo pronti a montare la mod, ma prima ovviamente si grassa. Operazione da fare una volta ma fatta bene, momento zen del montaggio di una mod 3D Wrap, dove andiamo ad ingrassare per bene il mozzo grande nella sua parte anteriore, facendo accortezza a coprire tutta la superficie che tenderà a scorrere contro le pareti del cambio. Lo faremo sia davanti che dietro e soprattutto anche all'interno del piccolo anellino che sarà infilato successivamente nell'asta del cambio. Iniziamo a montarla S verso l'alto e poi spingiamo il mozzo grande fino alla fine. Deve andare a battuta, così in questo modo la mod sarà posizionata al meglio delle possibilità e funzionerà al meglio delle sue potenzialità.
Una volta fatto questo, vedrete che scorrerà molto bene perché appunto il grasso andrà a distendersi sulle pareti del cambio con le quali farà contatto. Aggiungiamo l'anellino. Piccolo trucchetto, svitatelo un attimino per farlo scorrere meglio, deve arrivare anche lui fino alla fine e poi giratelo di 90 gradi verso l'esterno del cambio per far sì che l'avvitamento successivo sia più facile. Infatti, una volta fatta questa operazione, possiamo passare al rimontaggio del cambio. Ricomponiamo il nostro TH8A andando ad alloggiare la cuffia all'interno dell'asta e ricollegando il cavo di passaggio delle informazioni, stringendo le viti che vanno a fermare la rotazione della maschera e poi ricomponendo quello che è la sua scocca inferiore con le viti adatte. E mi raccomando ragazzi, mettetele nelle giuste posizioni perché alcune hanno lunghezze diverse. Una volta fatto questo, riposizioniamo il mozzo, ristringiamo le viti che lo tengono fermo e andiamo a mettere la maschera che ci ha dato 3D Wrap in dotazione, quella più bella, quella che fa male se tirata in faccia a qualcuno, perché così il cambio aumenterà anche di resistenza e poi dà quel tocco di racing ancora più bello. Mettiamo il pomello del cambio, avvitiamo bello stretto stretto perché ci aiuterà poi per andare a tirare le nostre cambiate ed eccolo pronto. Ritornati al tavolo di Grand Prix TV dopo aver provato il cambio per alcune settimane per dare ci siamo già cambiati, abbiamo cambiato l'outfit, mi sono tagliato i capelli, la barba, Dani c'ha un mirino in fronte, c'ha un cecchino lì, siamo a posto. Esatto, abbiamo tenuto il cambio in prova per un paio di settimane perché volevamo portare al tavolo di Grand Prix TV una recensione un pochettino più diversa, un pochettino più precisa esatto. per dare comunque la possibilità a voi che state guardando il video di dire ok, bello all'inizio, ma nel tempo come si comporta. Esattamente. Quindi... Per quanto mi riguarda il cambio, noi abbiamo visto il montaggio della V3, quindi siamo andati direttamente su una mod dove il problema della simmetria veniva risolta. Sì. E aumentare le marce o scalare le marce, andare sul dispari o sul pari andava comunque migliorato. Questa mod lo fa, è tutto molto più lineare sia quando va in avanti che quando va indietro, la forza è sempre la stessa e poi già di per sé è robusto come cambio. È molto robusto, diventa ancora più robusto e inoltre il problema che dava sulla cambiata, sull'errore di cambiata è stato diminuito. Esatto. Essendo che abbiamo appunto applicato la loro mascherina, quella di 3D Wrap, che è un po' più stretta, sì, ha diminuito il margine di errore, cosa ottima. Sì, esatto. A catalogo c'è praticamente la possibilità di andare a scegliere altre mascherine, però sono in plastica, sono in ABS, quindi se uno va a montare una V3 come mod cambio, può essere che magari debba stare un attimino più attento, che non debba andare a spingere troppo, cioè c'è questa paura in me che si possa rompere. In realtà tutto quello che è fatto da 3D Wrap è molto solido e robusto. Certo, è vero che quelle in plastica sono meno robuste rispetto a una struttura in ferro. Esatto, questo è in metallo, veramente è molto questa più... cosa ovvia, esatto, in tutto il mondo sia così. Sì. Tra l'altro mod che è appena uscita sul sito e noi abbiamo un golosissimo codice sconto che vi lasciamo qua sotto, che compare a vista o eventualmente anche in descrizione, lo trovate in entrambi i casi. In entrambi i casi, esatto, quindi Daniel e Giovanni del futuro tutto il codice da poter utilizzare su tutto il catalogo di 3D Wrap, quindi ogni qualvolta userete il nostro codice avrete appunto questo 10% di sconto sull'acquisto totale, perciò magari volendolo usufruire in momenti di promozioni particolari, adesso che si avvicina il Black Friday, magari 3D Wrap fa qualche promo, potete sfruttarlo per provare le mod che abbiamo provato fino adesso. E quindi, mio caro Giovanni, siamo giunti alla conclusione. Video finalmente finito, stiamo cominciando a ingranare, a portare sempre più contenuti sul nostro canale ed è giunto anche l'ora di salutarvi
di ricordarvi sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel like e un bel commento, perché noi siamo sempre lì che rispondiamo. C'è sempre il nostro Alessandro Fior, che salutiamo, sempre pronto a rispondervi. Detto ciò, ragazzi, vi ricordo anche la parte social. Sfruttate il codice sconto perché è veramente tanto goloso. Con 3D Rap continuiamo la nostra partnership, ma se qualcuno che vede questo video avesse del materiale sim racing da volerci fare recensire, ci contatti alla mail che trovate informazioni sul canale, in modo tale da metterci d'accordo per portarlo sul tavolo di Grand Prix TV e magari provare anche altro materiale, perché come abbiamo detto nel primo video il progetto è quello di portare più materiale possibile per far conoscere al mondo del sim racing che cosa c'è che si può comprare, per fare in modo che qualcuno vada a fare un improvement sul proprio impronta di guida. Ma detto questo, ragazzi, non resta che salutarci. Ovviamente dal vostro Daniele Montieri è tutto, da Giovanni Costa pure. Ricordatevi sempre, stay tuned. Non fermare, non fermare. Lo senti? Era meglio morire da piccoli con i peli del culo batuffoli, ma è meglio morire soldati con i peli del culo bruciati. Ma che cazzo fai?